Vuol dire saper andare da una persona e apprezzare il lavoro che ha svolto, l'impegno che vi ha inserito, il tentativo, il processo decisionale, ma saperlo criticare e spiegare perché non va bene. Sono pochi quelli che sono solo game director per tutta la vita, perché comunque come sviluppatori di videogiochi siamo creativi. Grazie ai videogiochi sono riuscito a fare cose che non avrei mai potuto fare nel mondo reale. L'ultima sarà quella, diciamo, di dito conclusiva che faccio un po' tutti, ma ovviamente per te sarà specifica, ok? E la penultima è altre competenze che vorresti, diciamo, trasmettere a chi magari è già game designer, magari qualcuno che ci sta guardando è già game designer e vorrebbe con calma negli anni puntare a diventare game director. Quali altre competenze pensi che possano, anzi che debbano essere sviluppate nel corso degli anni? Sicuramente le competenze che un game director deve avere, uno deve essere una conoscenza molto, molto approfondita del design. Questo perché quando tu giudichi il lavoro degli altri, devi avere le competenze per giudicare. Può sembrare facile, ma in realtà è molto difficile, soprattutto perché se poi giudichi male, il lavoro viene rifatto e sono perdite di tempo. E a volte il lavoro deve essere rifatto se non va bene, ma se tu fai rifare il lavoro che andava bene, stai effettivamente costando soldi invece che farmi risparmiare, perché poi l'idea è far risparmiare soldi e tempo come game director. Questo è un po', non so come dire, la base di quello che si sta cercando di ottenere, ecco, vediamola così. Quindi sicuramente questo è il primo punto. Si deve avere una conoscenza molto approfondita del design, dell'audience, di tutto quello che riguarda la capacità di giudicare. Questo è il primo punto. Secondo, capacità di comunicare. Quando prendi il lavoro degli altri e lo giudichi, per natura, e questo non dipende da te come persona, chiunque, anche io, chiunque, per natura quando giudichi il lavoro degli altri tu stai fondamentalmente, prima o poi, perché magari se va bene non c'è problema, ma prima o poi dovrai giudicarlo e dire che non va bene. Quando lo giudicare non va bene, tu stai fondamentalmente dicendo a una persona che ciò che ha svolto non è della qualità che ti aspettavi o della qualità richiesta, il che è per natura un conflitto, perché è così, perché ti sto dicendo tu hai fatto qualcosa e qualche cosa non va bene. Per cui si deve saper comunicare molto bene, si deve essere veramente bravi a comunicare. Questo non vuol dire essere bravi o gentili o accomodanti o cose di questo genere, né vuol dire essere stronzi, gridare, anzi gridare mai nella vita, mai mobbing, mai cose di questo genere, ma vuol dire saper comunicare. Vuol dire saper andare da una persona e apprezzare il lavoro che ha svolto, l'impegno che vi ha inserito, il tentativo, il processo decisionale, ma saperlo criticare e spiegare perché non va bene, in modo che la persona non commetta l'errore nuovamente. Perché poi è questo il concetto, l'errore capita a chiunque. Nessuno è perfetto, anche io ho fatto degli errori e li faccio tuttora e li farò tra 10-20 anni e così via. La cosa importante è che l'errore non si ripeta. Se si ripete l'errore, allora vuol dire che non hai comunicato correttamente. Allora lì l'errore è tuo. Se io ti dico cosa fare e l'hai fatto male, potrebbe essere colpa tua. Ma se io ti dico cosa fare, l'hai fatto male, io te lo spiego di nuovo e l'hai fatto di nuovo male, allora la colpa è probabilmente mia, perché non te l'ho spiegato correttamente. Perché 2 volte ho provato a spiegarlo e 2 volte ho sbagliato. Ora, ci sono casi dove potrebbe essere ancora colpa di quella persona, sì, 2 volte potrebbe essere entrambe colpa mia, è sempre comunicazione, è sempre nel riuscire a raggiungere. Quindi il secondo punto è comunicare, perché poi come game director, come dicevo, a differenza del principal, non metterai tanto le mani nel design, ma valuterai il design degli altri, quindi comunicare deve essere il tuo lavoro e la tua competenza. Il terzo punto è sapere proprio mettere l'ego dietro. Tu sei l'ombra del creative director e devi accettare che la visione è del creative director. Questo non vuol dire che non puoi proporre, anzi, come sempre proponi, io ho migliorato tantissimi giochi, ho proposto e li ho migliorati, ma se il creative director poi ti dice no, perché non è la mia visione, è no, non è la sua visione. Cosa che, tra virgolette, fa ridere, potresti finire in una situazione dove hai perfino meno libertà creativa di un junior, perché un junior nel suo angolino ha più libertà creativa di te. Questo lo devi accettare. E il tuo compito è migliorare quello che si sta svolgendo, non necessariamente cambiarlo. Quindi questa è un'altra caratteristica. Per questo dicevo che i ruoli si intercambiano, perché se tu sai qualcosa da dire per fare il creative, poi vai e ti scambi. Sono pochi quelli che sono solo game director per tutta la vita, perché comunque come sviluppatori di videogiochi siamo creativi, quindi comunque c'è un momento dove avrai qualcosa e quella cosa la vorrai raccontare, diciamo, avrai quell'idea di quel gioco, quella così. Infine l'ultima, molto molto importante capacità che si deve sviluppare come game director è quella di tenere le redini. Devi essere un leader. Essere un leader non è una questione riguarda la comunicazione ancora, ma è proprio una questione di devi essere la faccia del gioco. Ti deve andare bene andare a parlarne, ti deve andare bene essere quello che riceverà gli insulti se il gioco è brutto,
cose belle, se il gioco è bello, devi essere quello che va alla Gamescom, devi essere quello che quando il team è in ritardo ti metti la faccia e dici scusate il team è in ritardo. Tutte queste parti sulla leadership sono parti che si devono svolgere e devi saper fare. Ok, allora io passo all'ultima domanda, se per te va bene, che Assolutamente. potrebbe essere un po' più lunga, ma perché è quella che faccio a tutti di solito. In generale, di consigli, diciamo, per la tua professione ne abbiamo già parlato, quindi vedi tu se vuoi integrare questioni lato game design. La domanda che faccio di solito è appunto consigli per chi inizia e soprattutto 3 giochi che consigli per chi inizia per fare appunto game design e chi è appassionato a questo mondo. Dalla tua prospettiva, chiaramente, 3 consigli Beh, di sì. giochi. O Ah, che ti allora hanno sicuramente formato particolarmente, o che ti hanno che tu ritieni siano fondamentali, insomma. ok, beh, Per allora te. sicuramente parto dicendo che parlerò del game design, diciamo, del game designer in generale, visto che è quello che sono io. E primo consiglio che posso dare, per così dire, a chi è interessato al game design è di giocare di ruolo, sempre e comunque. Ora, non vuol dire che se non giocate di ruolo non potete essere un game designer, chiaramente non è questo, è pieno di game designer che giocano di ruolo, ma per chi è interessato e vuole sviluppare le proprie competenze, anche con un gioco di ruolo non intendo D&D per forza, potete pure preferire D&D, Dagger Heart, i giochi di narrativa, il LARP, quello che vi fa. Però perché questo? Perché il gioco di ruolo vi costringe a confrontarvi con le parti principali del game design, che sono la comunicazione, cioè la parte ruolistica, e la creazione delle regole, la parte di game design. Facendo il gioco di ruolo dovrete creare dei dungeon, level design. Quando fate la vostra campagna farete delle meccaniche uniche, game design. Quando troverete i vostri giocatori che fanno tutto quello che non vi aspettavate che facevano e stanno rovinando l'esperienza, benvenuti nelle normali esperienze di gioco del game designer. Narrativa, raccontare le vostre storie ovviamente, quindi narrative design, dialoghi, questo. Presentazione, voi che raccontate il gioco. Balancing, quando dovete fare i combattimenti con i boss e i non boss, devono essere bilanciati. Ovviamente anche lì potete partire con le normali campagne che suggeriscono questi giochi che hanno già presenti, ma pian piano facendolo imparerete tantissime di quelle cose che il game designer svolge a livello digitale e non, semplicemente facendole con questi giochi di ruolo. Quindi questo è il mio primo consiglio. Interessante. Sei la Secondo prima consiglio... persona che ha fatto questa vedi? osservazione, effettivamente. Fa piacere. Ovviamente, come ho detto, non è obbligatorio, però ve lo consiglio. Secondo, ovviamente, analizzare i giochi. Analizzare i giochi è una cosa che va bene, va sempre bene. Chiedersi il perché è stata fatta una scelta è già analizzare un gioco. Perché uno pensa analizzare vuol dire per forza andare a vedere i frame e cose così. E qui sì, anche quello è analizzare, Però non vuol dire solo quello, vuol dire a volte prendere il gioco che stai giocando e magari c'è un boss e questo boss fa un attacco speciale che ti ha particolarmente colpito, interessato, frustrato, hai perso un sacco di volte, e chiedersi perché hanno fatto questa scelta, perché quel boss fa quella cosa, perché non ne fa un'altra, perché quell'attacco è ad aria, perché quel boss è in quello specifico caso, perché quel boss è così via e discorrendo. Quindi porsi le domande già e analizzare, perché alla fine il design è semplicemente scegliere il perché di qualcosa. Porsi la domanda del perché è stata posta questa scelta, perché hai deciso di scegliere di questa cosa, fai questa cosa e via discorrendo. Quindi questo è sicuramente un elemento fondamentale. Il terzo elemento che consiglio è ovviamente di questo è più accademico se volete, ma io sono comunque professore, è di leggere veramente tanto. Leggere tanto su tutte le vostre culture, quello che preferite, leggete tanto di game design, leggete tanto dei vostri libri, leggete tanto, questo perché la cultura è un elemento fondamentale per il designer, perché per riuscire che voi andate a fare il game director, poi il game designer, il creative, quello che volete, qualunque sia la cosa che vi, diciamo, insomma, vi interessa, se avete una buona cultura sarà più facile. Questo perché il design non è che è solo le meccaniche della creazione di meccaniche. A volte il design è avere un'ispirazione da qualcos'altro e trasformare quella cosa in una meccanica digitale. Ma per riuscire a trasformare quella cosa bisogna sapere che cos'è quella cosa, fondamentalmente. Faccio un esempio che è qui di un mio caro amico che è Fasby, che ai tempi era il design director, quindi il capo dei designer di King, che ha sempre raccontato come veniva svolto, come è nato Candy Crush Saga, che tra l'altro è stato creato da un italiano, giusto perché magari la gente non lo sa, il capo di King è un italiano,
mi sembra per dire, come dicevo prima, che gli italiani sono sempre le massime posizioni. Candy Crush Saga nasce nel cercare di imitare il lavoro del fabbro della forgia in digitale e poi swappandolo invece che con i metalli, ma con le caramelle. Però è quello, è nato da un programmatore, se non mi ricordo male, ma qui potrei sbagliarmi, che andò a raccontare, lui aveva la passione di fare il forgiatore, quindi nel suo weekend lui forgiava in vecchio stile, e diceva che, quindi raccontava che la cosa più bella del forge è il colpire e lo sparkle che arriva fuori, ed entri in questo stato di flow, dove colpisci a ritmo, utilizzando il suono del don, 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 e spostandolo, e vedendo l'effetto. E questa è fondamentalmente Candy Crush Saga, dove devi far esplodere il ritmo e gli VFX sono lo sparco. Questa è nata come ispirazione per il fatto che ha raccontato della sua passione della forgia. Quindi leggere, fare, esplorare, sono tutte cose che daranno poi la fiamma alla vostra creatività e che poi vi permetteranno di trasformare le cose in meccaniche quando arriverà il momento, studiando game design o semplicemente leggendo libri di game design. Molto bello. Grazie, non sapevo di Candy Crush Saga, Sì, incredibile. è una cosa super particolare, però è davvero così, un sacco di cose vengono, anche Pokémon lo racconta sempre, il creatore di Pokémon racconta sempre che ha creato Pokémon per rivivere le sue esperienze di bambino, di quanto catturava gli insetti Ah, sì. e li faceva fondamentalmente combattere. Mhm. E è così, cioè le esperienze che fate, le letture che fate diventeranno benzina per le vostre meccaniche. Quindi sì, leggete libri di game design, assolutamente fondamentale, perché dovete sapere come comprendere una meccanica e come utilizzarla, ma anche andate a fare cose, le vostre passioni, perché sono tutte esperienze che poi si possono portare all'interno del mondo del gioco. Grazie. No, l'altra domanda ti chiederei appunto i 3 giochi che ritieni più formativi per te e che consigli da giocare per aspiranti game designer. Oh, bella, questa non mi mai fatta questa domanda, sai? Super interessante. I 3 giochi più formativi. No, ci devo un attimo pensare, perché questa non me l'hanno mai fatta. Formativi e che consigli Sì, magari sì. per game designer. Allora, molto interessante. Adesso fa un po' di mente locale, perché Se devi prenderti un po' di tempo, tranquillo. cioè, devi vedere un attimo che Di solito dovrei iniziare a dirla in anticipo, è che voglio vedere anche la reazione bello, no, mi fa alle piacere, domande. Quindi mi fa molto dovrei... piacere. Infatti adesso ci devo pensare un secondino. Allora, sicuramente uno formativo che molto molto formativo è The Beginner's Guide, che consiglio a tutti, e Stanley Parable, che consiglio a tutti. Sono tratti dallo stesso autore. Stanley Parable e The Beginner's Guide sono tratti dallo stesso autore. Stanley Parable è anche un gioco, mentre The Beginner's Guide è più proprio una lezione di game design dentro Steam, mettiamola in questo modo, per questo che non è proprio un gioco, mentre Stanley Parable è un gioco, cioè è un gioco e funziona. E Stanley Parable lo userei come motivo per consigliarlo, per comprendere il grande problema che rimarrà sempre nei videogiochi, che ci sarà sempre, che è la dissonanza ludonarrativa, cioè la storia versus la libertà del giocatore. Quindi questo è chiaramente così. Beginner's Guide invece è proprio più una lezione di game design dentro Steam. E quindi questi due sicuramente, però li considero un unico prodotto. Poi, e questo è sicuramente uno che deve andare dentro, perché è troppo ben fatto, ecco. Perché c'è veramente... Poi, e questa è narrativa, pensiamone uno su il game design, che mi viene in mente. Un perfetto esempio... uno sull'emotional design è Journey. Ok. Journey, ma solo se non sapete niente di Journey, se no. Se non avete mai giocato Journey, non avete mai visto giocare Journey e così via, e siete su Steam, solo su Steam, allora sì, se no. Perché non voglio spoilerarlo, ma c'è una ragione specifica per cui sto dicendo questa cosa. Se non è possibile, allora no. Journey lo considero estremamente educativo perché dimostra come lo scopo finale del gioco sia emozionare il giocatore. Cioè, al di fuori di tutte le meccaniche, tutta la narrativa, di tutto quello che si vuole, giocatori giocano ai giochi per provare emozioni, che siano emozioni diverse, paura, gioia, quello che è, ma provano emozioni, vogliono giocare le emozioni. Journey è un emotional game, toglie tutto quello che non serve, lascia soltanto la componente emotiva, quindi è estremamente importante per quello. Per gli edu game l'ho già detto che è The Dragon Dead Dragon Cancer, che è ovviamente fuori di testa. Frostpunk, ma l'1, non il 2, perché il 2 è peggio dell'1. Ok. Perché il 2 ha proprio fallito la visione. Ah, È proprio un sì? esempio di quelli dei giochi che hanno sbagliato la loro stessa visione. Come mai? Si posso chiederti? Sì, Non l'ho giocato. perché... L'hai giocato o non l'hai giocato? No. Ok, No, allora il 2 no. Frostpunk è uno strategico
con 2 elementi innovativi rispetto ai precedenti. L'uno che si faceva intorno al cerchio, quindi la cosa si costruisce a cipolla, se vuoi, fondamentalmente, c'è il grande cosa al centro e tu costruisci intorno. E quello comunque era già molto innovativo e crea del level design diverso, perché gli spazi non puoi andare come facevi nei classici Age of Empires o di Stronghold, dove piazza una cosa lì, se ne sta lì, poi ci metto un muro intorno. E questa è la prima caratteristica. La seconda caratteristica è che il gioco ti pone davanti a delle scelte morali grigie, ovvero tu devi sopravvivere al grande freddo perché c'è il grande freddo. Sì. E per esempio a un certo punto, non so, il gioco ti dice: vuoi far lavorare i bambini? Sì, mi ricordo. Ok, vuoi far lavorare i bambini? E il punto è che questa non è la classica scelta che ti direi adesso, ti direi assolutamente no, i bambini non devono lavorare, sono bambini, devono godersi la vita. Però il gioco ti dice non è che non puoi scegliere di far lavorare i bambini, puoi solo scegliere di dire o i bambini vanno a fare fondamentalmente gli aiutanti dei dottori, quindi gli infermieri, o vanno in miniera. Perché il gioco non ti dice non puoi scegliere di non mettere i bambini? Perché è veramente realistico, cioè in un mondo del genere non puoi non permetterti qualcuno che non lavori. Però entrambe le scelte sono orribili, perché quando li mandi a lavorare come infermieri vedono delle cose terribili e commettono degli errori gravissimi, perché sono bambini. Immagina di dire a un bambino: ehi, perché non segui un braccio? E quindi la scelta che ti dice il gioco è: se li mandi lì i bambini sono più al sicuro, ma i malati saranno meno al sicuro, perché saranno esposti a incompetenza fondamentalmente. Se li mandi in miniera, la produttività della miniera aumenterà, perché i bambini, vabbè, non è che sia difficile sbattere un piccone, ma i bambini moriranno di più, perché saranno al freddo e al gelo. E quindi chi fai morire? I malati o i bambini? Ok, il gioco non ti giudica, ti dice lo devi fare per sopravvivere. Poi a metà del gioco, il gioco stesso ti dice a un certo punto che l'unico modo che hai per sopravvivere è scegliere se diventare fascista o teocrata, perché non ce la si fa, quindi c'è troppa distruzione. Quindi o fai il fascista, e quindi diventi veramente tipo il fascismo, quindi crei la polizia segreta, il militare, il totalitarismo, quindi tutti devono amarti, oppure crei la teocrazia, ti inventi una religione, dice la gente sì, ma è tutto per il mondo migliore, Dio ci vorrà bene. E anche qui non puoi fare questa scelta, serve perché devi sopravvivere, ok? E questo sono cose anche nel mondo reale. Durante la Grande Guerra, la Seconda Guerra Mondiale, venivano dette queste cose, sì, ma perché è tutto per un mondo migliore. E durante la Guerra Fredda c'erano i grandi nemici, i comunisti, che mangiavano i bambini, che hai le grandi storie. E poi cosa succede? Che quando finisci la partita e finalmente sopravvivi, dopo il tuo secondo o terzo tentativo, il gioco non ti dice bravo, ti dice ne valeva la pena? E ti senti terribile, perché ti chiedi effettivamente le cose orribili che ho fatto, valeva la pena farle? Cioè solo per sopravvivere? Forse no. Invece il secondo gioco come fa? Frostpunk, secondo, è la griglia più grigliosa, quindi più scelte nella griglia, più palazzi nella griglia, di nuovo puoi avere la teocrazia e il fascismo, ma il gioco non ti mette più in quella condizione finale di sentirti che l'intera esperienza di gioco era sbagliata, quel ne valeva la pena. Puoi fare delle scelte che sono buone stavolta, puoi cercare di fare scelte buone. E questo è sbagliato, perché il pillar del gioco era proprio quello, era proprio metterti davanti al fatto che per sopravvivere non esiste la scelta brutta, esistono solo scelte di sopravvivenza. Togliendo questa componente, che l'hanno aggiunta perché così il gioco può essere più difficile, perché puoi fare la run bravo, che è molto più difficile, ma tecnicamente fattibile. Il gioco ti sta dicendo che tecnicamente ne valeva la pena, sei solo tu che sei troppo sega per riuscirci. Ci poteva fare. Se sei un bravo cambiamento abbastanza... di visione. Esatto, e questo è un errore di visione, perché, e questo è successo anche a Senua Blade. Ho visto. L'1 e il 2. Sì. Il 2 non ha la stessa visione dell'1, è completamente sbagliato, infatti non ha avuto lo stesso successo dell'1. Anche io ho giocato l'1 e il 2, l'ho visto e devo capire se voglio giocare. Nel 2 le tue diciamo voci interiori, che sono la schizofrenia, diventano un superpotere invece che un limite. E prima quello che rendeva il gioco era questa, era l'esperienza dello schizofrenico, il terrore di avere una voce che ti mente, che ti insulta. Invece nel 2 le voci dicono sì, ce la puoi fare, che no, non sono così le voci della schizofrenia. Di nuovo visione sbagliata, quindi Frostpunk 1 e Frostpunk 2 sono un esempio perfetto di Senua Hellblade 1 e Senua Hellblade 2 sono una visione perfetta di non capire i propri pillar per motivi probabilmente di ego o di tempo e sbagliarli. Però Frostpunk 1 invece è un gioco che permette perfettamente insieme il concetto di meccaniche e esperienza emotiva. Se hai altri giochi che vuoi consigliare, dimmi tu quando fermarmi. Oddio, vabbè, possiamo... Vabbè, allora, consiglio sempre Bioshock, l'1.
Ok. perché usa la narrativa per scusare una scelta di level design. Ok. Cioè il gioco è completamente lineare, ma usa la narrativa per scusarla in un modo che lo trasforma in un plot twist ed è molto molto figo. Quindi quello è molto molto bello. Poi dovrei avere una lista di giochi sotto mano perché ho sempre delle cose molto fighe da dire. Fammi pensare a un paio di altri, visto che abbiamo ancora 10 minuti. Cos'altro si può aggiungere? Ah, sì, ecco. Molto. The Return of the Obra Dinn, solo se lo giocherete con una persona di fianco. Ok. Devo ancora giocarlo, quindi lo giocherò con il di fianco. Perfetto. Per non digitale, è proprio persona, cioè Ok. seduti sul divano, quello che sarà, di fianco. Interessante. Perché quello è un gioco che, se giocato in quel modo, sviluppa una meta collaborazione ed è molto raro riuscire a vedere giochi che riescono a fare il co-op meta, perché è estremamente difficile riuscirci. Il meta co-op è estremamente complesso e quindi effettivamente il fatto che ci riesce è molto figo, mettiamolo in questo modo. Ecco. Quindi sicuramente Return of the Obra Dinn, molto molto su questo. Se vogliamo uno storico, Chrono Trigger. Ok. Chrono Trigger è ancora un gioco che secondo me è molto bello, ancora da giocare adesso. So che può sembrare no, perché è un gioco del Game Boy, ma in realtà è un gioco che tuttora è un bellissimo RPG a turni, con delle meccaniche molto moderne, cioè non sembra vecchio gli anni che c'ha, mettiamolo in questo modo. Ed è storicamente comunque un gioco che ha fatto praticamente un sacco di cose incredibili, inclusi i finali multipli, in un modo che tuttora è molto intelligente. C'è ancora tanti giochi che potrebbero prendere ispirazione da Chrono Trigger per fare i finali multipli meglio, per esempio, di come vengono gestiti i finali multipli di Fallout, che sono lo stesso finale dove c'è una frase in più, una frase in meno, in base a certe attività che hai svolto, che non è finale multipli, è semplicemente aggiungere o togliere una frase in questo modo. Quindi sicuramente Chrono Trigger anche su quello è molto 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 valido. Ecco, ce n'è uno molto interessante. Non è un bellissimo gioco, ma è molto interessante da studiare, che è Remember Me. Sto controllando per essere sicuro che sia quello, perché è un po' di anni fa. Sì, Remember Me, perfetto. Remember Me, gioco di Don't Nod, il loro primo prodotto, a essere precisi, che tra l'altro sono poi quelli che sono diventati famosi per fare tutt'altro, diciamo. Non è un gioco eccezionale, è molto, diciamo, mediocre sotto certi punti sotto molti punti di vista. Mediocre non in senso brutto, però quel 6 classico che non è niente di particolare, come mettiamolo in questo modo. Quindi così, però ha una caratteristica unica: il sistema di creazione delle combo. Il sistema di creazione delle combo di MMO è una cosa straordinaria, nel vero senso della parola, in quanto il giocatore ha solo 4 combo in tutto il gioco, che è un po' strano ed è stato uno dei punti di debolezza, però hai 4 combo. Queste combo vengono create dal giocatore. Praticamente il giocatore ha 4, non so come dire, macro aree, che sono l'area di danno, l'area di cura, l'area di tempo e l'area di link. E praticamente ognuna di queste cose è una mossa. Che ne so, per esempio, l'area di danno potrebbe avere il pugno sinistro, cioè, scusate, pugno destro. Ma potrebbe avere un'altra mossa che è il pugno sinistro. L'area di link, l'area di cura potrebbe avere iniettati qualcosa, ok? E tu puoi dire voglio la mossa pugno destro, seguita da iniettati, seguita da pugno sinistro. E adesso diventa una combo: quadrato, 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 triangolo, quadrato, farà ah, ah. Ok. E questa te la sei creata tu. Questa combo ha delle tempistiche che hai scelto te, quindi per esempio a pugno, poi un momento di debolezza, poi pugno veloce, farà un certo danno e una certa cura in base alla lunghezza della combo e certe mosse che ti scegli, e quindi tu ti crei il tuo proprio stile di combattimento e di gioco in un modo completamente assurdo. Interessante. È super super particolare, è facilmente abusabile, che è il motivo per cui diventa mediocre, però è veramente innovativo, cioè il numero di giochi che ha fatto una cosa così è soltanto Remember Me.
No, in realtà ce n'è un altro tecnicamente, che sono i giochi del wrestling, Ah, ok. i 2K, ma quelli sono combat game, proprio, cioè sono così. Quindi a parte quei giochi lì, c'ho 2 giochi, se vogliamo, che hanno fatto questa cosa in tutta la storia dei videogiochi ed è veramente interessante. Molto interessante, grazie. Prego, Grazie mille per essere stato qua. grazie per l'invito. Se vuoi aggiungere qualcos'altro per finire, dimmi tu. Io altrimenti ti ringrazio veramente. No, guarda, ringrazio ancora, invito che se qualcuno vuole seguire, io ogni tanto faccio qualcosa su YouTube, su LinkedIn o su Twitch, ma non, cioè, nel senso veramente a caso, Vabbè, quindi ma ho visto sicuramente, ecco, vi dico, seguitelo su LinkedIn perché posta tantissime cose esatto, super LinkedIn posto interessanti esatto un anche sacco, su... mentre su YouTube e l'altro è a caso, cioè quando c'ho voglia posto qualcosa, perché non è che lo faccio per lavoro, lo faccio per piacere, per fare Esatto. divulgazione. Quindi non sono uno streamer né niente, quindi non ho lo schedule, tipo, c'ho qualcosa di libero, dai, proviamo a fare un video così quando viene. Però Lasciamo se vi tutti i link in interessa. descrizione se state guardando da YouTube, ovviamente, quindi E guardate quindi nella niente, descrizione del semplicemente video. questo. Per il resto, grazie ancora e continuate a giocare perché è secondo me il più bel hobby del mondo, in quanto grazie ai videogiochi sono riuscito a fare cose che non avrei mai potuto fare nel mondo reale. Draghi, cavalieri, provare emozioni che alcune emozioni che neanche voglio provare nel mondo reale. Di nuovo, Dead Dragon Cancer, grazie a quello ho pianto tantissimo, ho provato un'emozione che però spero di non provare mai nel mondo reale, che è la morte di tuo figlio di cancro. Però questo è il potere del videogioco, il livello di emozione che può generare e l'intensità che può farlo e le avventure che ti può far vivere rispetto al limite del mondo reale sono talmente incredibili che ne vale veramente la pena. Grazie mille.